come cancellare il treppiede dalle fotografie panoramiche a 360 gradi, creare ed aggiungere un logo personalizzato al punto nadir di foto o video a 360 gradi, creare ed esportare correttamente video a 360 gradi partendo da foto panoramiche a 360 gradi e non solo, è quello che vedremo in questo video. Ma prima di tutto, io sono Federico e su questo canale troverai tutorial, tips and tricks su Premiere Pro spiegato in un modo facile e veloce. Quindi se sei nuova o nuovo, iscriviti al canale e accendi la campanella per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Grazie mille. Passiamo subito in Photoshop, dove ho già caricato la foto e per poterla modificare vado a copiarla in un altro livello, così lavorerò sul livello copiato. Vado nel menu Edit, Transform e scendo giù fino a Flip Vertical. Flippo quindi la foto in verticale, vado in Filtri, Distorsione, Coordinate polari. In coordinate polari mi assicuro che Rectangular to Polar sia selezionato e clicco su OK. A questo punto sono giusto al centro dell'immagine dove c'è il mio treppiede, la base del mio treppiede. Scelgo il Remove Tool, ci sono vari modi per togliere un oggetto da un'immagine in Photoshop. Io scelgo questo sistema qua perché è molto semplice e veloce e vado a scrivere al di sopra dell'oggetto che voglio rimuovere dalla foto. Clicco su OK. E a questo punto Photoshop ha fatto la sua magia. Ci sarebbe anche l'ombra da rimuovere, proprio volendo fare una cosa fatta con i fiocchi, ma comunque. Vado in filtri, di nuovo distorsione, Polar Coordinates, e questa volta anziché dire Rectangular to Polar andremo a scegliere Polar to Rectangular. Clicco OK, ci ritroveremo con la foto flippata. Adesso invece di andare in Edit e scegliere Transform e Flip Vertical, useremo un tasto di scelta rapida che è Ctrl T, tasto destro del mouse, flippa verticale, premo Enter e la foto è finita. Quindi posso chiudere e salvare sovrascrivendo, oppure potrei esportare, come andare a scegliere il formato di esportazione della foto e dove la vogliamo esportare. Ed ecco qui la nostra foto editata. Ma andiamo quindi ad inserire un logo al posto del treppiede alle nostre immagini. Andiamo a controllare la grandezza delle immagini, andiamo in Image, Image Size e andiamo a copiarci il valore di larghezza. Copio, cancello e creo un altro documento, il documento dove creerò il mio logo. Quindi, nuovo documento, nuovo, e nelle impostazioni di larghezza e grandezza vado ad incollare il valore copiato dall'immagine precedente, in modo tale da ottenere un documento quadrato dove andrò a creare il mio logo. Mi sono già portato avanti con il lavoro e ne ho creato uno ad hoc per questo tutorial. Quindi andiamo ora a sostituire il nostro logo al treppiede che sta al punto nadir della nostra immagine. Vado in Edit, Transform e ruoto l'immagine di 180 gradi. A questo punto mi ritroverò con l'immagine a testa in giù e vado in Filtri, Distorsione, Coordinate polari e nella finestra che mi compare vado a selezionare la voce Polar to Rectangular. Clicco OK. A questo punto l'immagine sembrerà un po' distorta, ma ci siamo quasi. Ora, invece di andare di nuovo in Edit, Transform e ruotare l'immagine di 180 gradi, lo faremo usando un tasto di scelta rapida Ctrl più T, con il quale attiveremo la nostra finestra di trasformazione libera, poi clicchiamo con il pulsante destro e scegliamo ruota di 180 gradi. Stesso effetto, stesso risultato, con un metodo diverso. Adesso la nostra immagine è pronta. Passiamo nell'altra immagine dove dobbiamo incollare il nostro logo e andiamo a misurare l'altezza del nostro treppiede. Selezioniamo lo strumento Seleziona rettangolare, lo possiamo fare dalla barra degli strumenti oppure premendo il tasto M. Spostiamoci in basso all'immagine e tracciamo un rettangolo in questo modo qua e mi assicuro che il rettangolo sia al di sopra del cavalletto. Prendo nota del valore di altezza, in questo caso 150 pixel, mi sposto di nuovo nel logo dove ne vado a cambiare l'altezza. Per farlo vado nel menu Image, Image Size e nella finestra che mi compare, nella casella dell'altezza dell'immagine, vado ad inserire il nuovo valore copiato dall'immagine precedente, 150.
Nota che i valori dell'altezza e della larghezza sono disconnessi, ma se questa icona a forma di catenella dovesse essere accesa, andando a cambiare il valore dell'altezza cambieremo di pari passo anche quella della larghezza. Quindi cancello tutto, vado di nuovo in Image Size, mi assicuro che questa icona sia spenta e digito 150, clicco OK, la copio con CTRL+C, vado nella foto dove la devo incollare e premo CTRL+V. Adesso posiziono l'immagine alla base della foto e a questo punto non mi resterà che salvare. Lo posso fare salvando sullo stesso documento oppure andando in File, Export As, Salva come. Nel mio caso scelgo il formato JPEG alla massima risoluzione e per comodità la salvo sul desktop, ma andiamola a controllare. Ed eccola qui la mia immagine con il nostro logo. Chiaramente avrei potuto inserire il logo direttamente all'interno del programma Insta360 Studio che sto utilizzando per visualizzare questa immagine, ma lo scopo di questo tutorial era mostrarvi proprio tutto il processo. Ritorniamo in Photoshop e rinominiamo il livello del logo con un nome che poi nel tempo potremmo associare facilmente ad esso. Io l'ho già fatto rinominandolo in 360 Logo. Quindi attivo le librerie di Photoshop e ci trascino dentro il logo. In questo modo lo potrò caricare facilmente in un altro qualsiasi software di Adobe. Eccoci in Adobe Premiere, dove una volta inserito il logo al di sopra delle nostre immagini andremo a creare un vero e proprio video a 360 gradi. Io uso appunto immagini a 360 gradi, nel caso voi vogliate usare un video a 360 gradi, il procedimento è lo stesso. Quindi come vedi ho già caricato la mia immagine, la trascino sull'icona del foglio e automaticamente mi sarà creata una nuova sequenza che avrà la stessa grandezza dell'immagine. Come vedi la grandezza della foto e della timeline sono identiche. Andiamo nel pannello delle librerie. Se non lo visualizzi vai nel menu Window, Libraries. Quindi all'interno della libreria vado a cercare il mio logo digitando qui 360. Ho due loghi nella mia libreria, seleziono questo che ho creato per il tutorial e lo trascino sull'immagine. Mi assicuro che nella timeline sia selezionato il livello del logo e premo Shift+V, che mi permetterà di spostare il logo direttamente dal monitor di controllo e tenendo premuto Ctrl lo sposto in basso. Con il tasto Ctrl faremo in modo che la nostra immagine avrà una sorta di calamita e si aggancerà automaticamente alla base dell'immagine senza lasciare nessun gap, tant'è che se vado a zoomare nel monitor ci accorgiamo che non c'è nessun gap tra l'immagine e la fine del video. Riporto a zero la mia finestra nella quale avevo zoomato e mi sposto nelle impostazioni di export. Ora non andrò troppo nello specifico di tutti i settaggi di esportazione del video, ma ne vedremo solo alcuni. Cambio il settaggio che trovo nei preset di esportazione con Match Source Adaptive High Bitrate, che appunto farà coincidere i settaggi di esportazione video, grandezza, larghezza eccetera eccetera, con quelli usati dalla timeline. Spuntiamo renderizza la massima qualità e usa la massima profondità di rendering. Opzioni suggerite quando si ingrandiscono immagini o quando usiamo grafiche. Quindi assicuriamoci che la voce VR video sia abilitata, altrimenti questo video non sarà riconosciuto come video 360 gradi ma risulterà come un video piatto equirettangolare. Io lo nomino video 360 gradi da foto a 360 gradi e per comodità lo salvo sul desktop, così poi lo andremo a commentare insieme. Ma prima ti chiedo un like a questo video per supportare il mio canale. Grazie mille. Faccio partire il mio video, chiaramente questo è un video, quindi a un certo punto si fermerà. Ma come vedi al posto del cavalletto ora c'è il nostro logo. Metto il video in pausa, quindi non solo abbiamo visto come inserire un logo in un video a 360 gradi, ma come creare un video a 360 gradi partendo appunto da delle immagini a 360 gradi.